Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi faremo un confronto fra due lenti per l'attacco Sony e sono queste qua. Come avete visto nell'altro video, il 20 mm 1.8 della serie G di Sony e il Viltrox 20 mm della linea Air, quindi di Viltrox Air f2.8. Ora, cosa possiamo dire? Questi due 20 mm sono due filosofie differenti. Da una parte abbiamo una lente più costosa e meglio costruita e dall'altra una lente economica e da prezzi e pesi ovviamente lontanissimi. Ma oggi faremo una prova sul campo e vedremo quale può essere più conveniente per te. Metteremo un accento su quella che è la resa, l'autofocus, la costruzione e vi mostrerò i risultati reali di questo confronto. Iniziamo dall'ergonomia. Il Sony è compatto ma piuttosto pieno. Sono 373 grammi e una filettatura da 67 mm. Il corpo ha ghiere e pulsanti dedicati, ghiera per l'apertura focale e messa a fuoco. E da un lato invece abbiamo switch per autofocus manual focus e per la possibilità di avere la ghiera delle diaframmi cliccabile o non cliccabile. Dall'altro lato invece abbiamo una lente molto semplice, abbiamo solo la ghiera per la messa a fuoco, praticamente l'opposto. Questo tipo di lente è una lente minimalista, solo con una ghiera di messa a fuoco, niente selettori, niente adattatori, sembra quasi una lente pancake. Facile però da avere sempre con sé in borsa o da posizionare anche su gimbal non troppo professionali, quindi gimbal leggeri. Sul Sony troviamo due motori lineari XD con un autofocus rapido, preciso e silenzioso, ottimo anche per traccare il soggetto all'interno dei video. In più la ghiera dei diaframmi decliccabile evita salti di esposizione durante le riprese. Il Viltrox invece usa un motore STM, è silenzioso, fluido e più che adeguato per fare vlog e walkthrough, passeggiate riprendendovi, ma non ha un feeling da pro, ovviamente rispetto alla linea Sony che è più impegnativa a livello economico. Bene ragazzi, questa è l'inquadratura e le riprese con il Sony 20 mm f1.8 serie G. Non ho il filtro montato, questa è una prova di camminata invece semplice con la A7 III e la stabilizzazione attivata. Vi ricordo che la lente non ha la stabilizzazione attiva. E adesso invece facciamo un test con il Viltrox. Questa è l'inquadratura con il Viltrox 20 mm f2.8 montato sulla Sony A7 III. Questa è una prova di camminata. Vediamo un pochino se è così netta la differenza tra la lente della serie Sony e questa Viltrox molto più economica. Il Sony abbiamo detto che è resistente alla polvere e all'umidità, ma non è un carro armato come si suol dire, quindi sotto una pioggia leggera può andare bene, ma bisogna stare attenti con temporali, tempeste di sabbia e cose un poco più impegnative. Il Viltrox non è tropicalizzato e quindi va trattato con più attenzione, soprattutto con le condizioni di meteo difficili. Il Sony a tutta apertura è già molto incisivo, sia al centro che ai bordi, e controlla bene le aberrazioni cromatiche per una resa più pulita anche per soggetti ravvicinati. Il 20 mm invece di Viltrox sorprende per il prezzo e la nitidezza dà comunque il suo punto a favore. Ovviamente a 2.8 è nitido al centro e si perde un pochino lungo i bordi, ma chiudendo intorno a f5.6 la resa diventa uniforme e migliora sensibilmente, sia per il flare che anche per il controluce. Sony ha un trattamento migliore e tende a mantenere il suo contrasto. Il Viltrox invece è complice per una costruzione più semplice, richiede più attenzione anche sull'angolo con cui la luce entra in camera. Entrambe le lenti hanno una buona resa con un flare a stella, chiudendo adeguatamente il diaframma. Entrambi mettono a fuoco il soggetto intorno ai 19 cm e la possiamo utilizzare con soggetti ambientati molto vicini. Qui però l'apertura 1.8 del Sony fa la sua differenza. Abbiamo più luce, quindi che cosa vuol dire? Che abbiamo gli ISO più bassi e tempi più rapidi, e quindi la rende un'ottima lente per fotografare paesaggi e cielo stellato. Il Viltrox invece con f2.8 può riuscirci lo stesso, ma richiede ovviamente di alzare gli ISO e allungare i tempi di scatto.
Resta comunque però la soluzione economica super vantaggiosa per chi vuole iniziare. Il Sony 20 mm è un ottimo per creator ibridi che lavorano anche in condizioni difficili o per chi fa wedding e reportage. I videomaker poi sapranno sfruttare al meglio la leghiera del diaframma decliccabile e gli amanti del paesaggio e dell'astrofotografia la sua luminosità. Il Viltrox è adatto per chi invece vuole un 20 mm sempre con sé, dal peso contenuto e senza avere una spesa elevata. Adatto a vlogger, sia a mano libera che su gimbal, per fare street fotografia o semplicemente contenuti di viaggio. Il professionista potrebbe decidere di acquistare questo tipo di lente economica anche per abbinarla a un secondo corpo macchina e avere un secondo punto di vista ultra wide spendendo molto meno. Il Sony costa decisamente tanto, ma offre prestazioni e controlli molto più professionali e risulta anche con una maggiore robustezza. Il Viltrox invece è tra le lenti full frame autofocus più economiche sul mercato, con questo angolo di campo, e praticamente la rende un best buy se avete, diciamo, problemi di budget. Se si lavora spesso di notte e fate eventi e volete una lente che abbia come prerogativa la luminosità e rende il vostro workflow attraverso i controlli fisici più sicuro e mirato, allora la lente di Sony è l'investimento giusto per voi. Se invece cercate il miglior compromesso tra la qualità, il peso e il prezzo contenuto per la vita quotidiana, per i viaggi e per fare contenuti anche se siete alle prime armi, il Viltrox Air darà tantissimo spendendo pochissimo. In entrambi i casi dovete considerare però che un 20 mm è una focale, diciamo, che spinge la creatività di chi la utilizza, obbliga a gestire meglio gli spazi e a giocare con lo storytelling. Entrambe le lenti hanno dato il loro meglio, le ho montate ovviamente tutte e due sulla Sony A7 III, quindi una macchina un po' datata rispetto ai modelli più recenti, ma vi dirò la verità, entrambe le lenti hanno il loro perché. Da un lato abbiamo una lente economica e decisamente più portatile, ma dall'altro abbiamo una lente più professionale con controlli fisici. Dal mio punto di vista, io preferisco avere con me il Viltrox più piccolo, più leggero e mi permette di usarlo con molta più creatività, anche perché poi il 20 mm è una lente che io utilizzo spesso su camere APS-C. La utilizzo invece con la full frame quando devo fare riprese particolari in ambienti chiusi, come ad esempio un'esibizione di danza in uno spazio molto stretto. Detto questo, ragazzi, spero che riusciate attraverso questo confronto a decidere qual è la lente adatta a voi. E se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Se vi va e volete dare un supporto maggiore potete spendere qualcuno dei vostri punti hype per far vedere questo video a più persone. E con me, se va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!